Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un wallet non custodial per interagire con i protocolli di Cardano. Abbiamo visto in precedenza Nami Wallet e adesso andiamo a vedere come funziona Typhon Wallet per Cardano, ovviamente dopo la sigla. Sulla pagina ufficiale di Typhon Wallet, raggiungibile all'indirizzo typhonwallet.io. Typhon che cos'è? È un wallet non custodial per quanto riguarda l'ecosistema di Cardano. Il team alle spalle di questo portafoglio è lo stesso che ha creato il blockchain Cardano Explorer. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali di questo wallet. Al suo interno possiamo mettere a rendita in staking ADA, contenere gli NFT, poterlo collegare con un hardware wallet che sia Nano S, Nano X o anche Trezor. È possibile creare dei sub-account, andare a delegare Cardano tramite il multi-delegation, ha un track più dettagliato per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle pool, stake e le reward. Sarà possibile avere un registro più dettagliato per quanto riguarda i metadata, ci sarà la possibilità di voting tramite la governance, l'estensione è compatibile con Chrome, Brave ed Edge. Adesso andiamo a scaricare l'estensione. Cliccando su Access Typhon Wallet si accede tramite web. Cliccando su Download Extension possiamo installarlo esattamente come utilizziamo il nostro MetaMask. Clicchiamo su Download Extension, ci dà la possibilità di andare a selezionare il nostro browser preferito che utilizziamo tutti i giorni per andare a installare il wallet. Io clicco su Chrome e abbiamo la possibilità di andare a importare un portafoglio con 12, 15, 24 parole segrete, connetterlo tramite il Ledger oppure il Trezor, o se siete nuovi utenti creare un portafoglio nuovo sempre con 12, 15 o 24 parole segrete. Cliccando su Create si va a creare il portafoglio, scegliamo un nome al nostro portafoglio e una password, clicchiamo su l'accettazione dei termini e le condizioni, si apre questa schermata dove possiamo andare a scegliere se avere 12, 15 o 24 parole segrete. Per praticità scelgo 12, annoto le parole segrete, non vi preoccupate se le faccio vedere perché tanto questo wallet lo distruggerò non appena terminato il tutorial. Voi comunque una volta che avete generato le vostre parole dovete custodirle gelosamente in luoghi sicuri. Clicchiamo su Prosegui e andiamo a compilare il form richiesti per andare a verificare il nostro portafoglio. Una volta verificate le nostre parole segrete arriveremo in questa schermata dove potremo scegliere tra HD Wallet e Single Address Wallet. Single Address Wallet conterrà solo un indirizzo ed è un pochino più veloce, ma se volessimo interagire con più portafogli con dApp, sempre meglio utilizzare un HD Wallet con diversi address. Quindi si clicca su HD Wallet e arriviamo a questo portafoglio. L'interfaccia è molto semplice e pulita, partiamo in alto a sinistra, abbiamo l'epoca in cui ci troviamo in questo momento, lo slot e quanto manca alla fine di quest'epoca. Abbiamo poi il prezzo corrente di ADA e la capitalizzazione di mercato. Più a destra abbiamo gli account, vedete abbiamo account 1 oppure subaccount e l'importo totale del nostro ADA per quanto riguarda questo account. Più sotto abbiamo il wallet balance, le reward balance qualora avessimo delegato dei nostri Cardano e il nostro indirizzo di ricezione. Più a destra abbiamo la possibilità di inserire un wallet di destinazione, scegliere l'ammontare di token o di ARA da inviare a questo portafoglio e la possibilità di inviarlo. Sotto ancora avremo tutte le recenti transazioni che effettuiamo all'interno di questo portafoglio. Ora voglio inviare degli ADA all'interno di Typhon, clicco su Copy Address, vado su Nami Wallet che è il portafoglio che utilizzo solamente per interagire con i DEX. Clicco su Send, vado a copiare l'indirizzo di Typhon Wallet, vado a scrivere l'importo che voglio inviare, mettiamo 10 ADA, clicco su Send, inserisco la password di protezione, confermo
e ho inviato la transazione. Tra poco troverò i miei ADA all'interno di Typhon Wallet. Perfetto, ho ricevuto i miei 10 ADA e adesso li vedete anche su recenti transazioni. Partendo dal supporto da in basso del wallet possiamo andare a guardare le FAQ o chiedere supporto. Setting, abbiamo delle impostazioni importanti, possiamo settare la lingua, ma soprattutto, come succede con Nami Wallet, se vogliamo interagire con i DEX, i marketplace, tutti i protocolli decentralizzati di Cardano, bisogna andare a inserire del collaterale a garanzia. Cliccando su Menage vedete che richiede 5 ADA come collaterale. Una volta cliccato su aggiungi 5 ADA verranno messi a collaterale e potremo utilizzare le applicazioni decentralizzate. In questo caso non è il mio portafoglio principale, quindi non vado a dare 5 ADA come collaterale, perché per ricevere e inviare valute non serve collateralizzare nulla. Abbiamo poi la possibilità di selezionare tra light mode o dark mode. Andando più in alto, cliccando su staking, abbiamo la possibilità di andare a mettere in staking delegato i nostri ADA. Selezionando una pool possiamo delegare gli ADA e ricevere delle rewards. Ho già fatto dei video per quanto riguarda la ricerca, la selezione dei pool per delegare le nostre valute più interessanti, più consoni. Non ripeterò queste informazioni all'interno di questo video, andate a vedere il video dedicato. Cliccando su asset vedremo tutti i nostri asset che deteniamo all'interno del wallet, che siano token, che sia ADA, che siano NFT. Cliccando su address sono tutti gli indirizzi che possiamo utilizzare come metodo di ricezione. Cliccando su voting si può scaricare l'applicazione per mobile per partecipare alle votazioni di governance. Per poter partecipare a queste votazioni bisogna detenere almeno 500 Cardano. Alla voce contatti possiamo inserire, ad esempio, cliccando su aggiungi nuovo, dando un nome che vogliamo dare al nostro portafoglio. Ad esempio, se utilizziamo sempre il wallet di Binance per inviare dei token di frequente, possiamo scrivere qua sopra Binance, inserire l'address nel nostro portafoglio di Binance, così sarà più veloce e più semplice inviare token e valute da Typhon Wallet all'interno di Binance. Ora, visto che non utilizzo Typhon Wallet come wallet principale, faccio l'operazione inversa per farvi vedere come si fa. Voglio ritrasferire i miei ADA su un altro portafoglio, clicco su Nomi Wallet, ricevi, copio il mio indirizzo, lo vado a incollare su address, seleziono massimo come ammontare, mi seleziona direttamente ADA perché ho solo ADA nel portafoglio, altrimenti bisognava andare a cliccare su Add Token e andare a scegliere il token che vogliamo inviare. Non invio 10 ADA ma ne invio solamente 9 perché un ADA è per il pagamento delle fee. Se clicco su aggiungi metadata ho la possibilità di andare a inserire un messaggio oltre all'invio del token. Clicco su chiudo, send, inserisco la password di protezione, confermo, transazione inviata con successo e tra poco riceverò i miei ADA su Nami Wallet. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Mi raccomando, se avete piacere, soprattutto se vi piacciono i miei video e volete supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale e se avete tempo e voglia unitevi anche alla nostra community Telegram per fare 2 chiacchiere insieme a noi e ricevere l'assistenza di cui avete bisogno. Trovate il link in descrizione o nella home page del mio canale. Grazie di cuore per l'attenzione e del vostro tempo. Ciao a tutti!